Ciao miao, io sono Esther, benvenuti sul mio canale. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Oggi volevo dirlo all'inizio del video, così per cambiare. Vi avevo promesso che sarei tornata con i video a tema Giappone, E quindi eccone uno qua. Forse chiunque sa che il Giappone è un paese piuttosto strano. Su internet si legge di tutto riguardo il Giappone, ci sono curiosità e molti fatti strani. A molti di questi non credevo. Una volta visitato il Giappone però ho scoperto che certe stranezze sono vere, accadono sul serio. In questo video quindi vi dirò 5 cose che non pensavo fossero vere in Giappone e invece lo sono. La prima è che quando compri qualcosa i cassieri ti dicono quanti soldi gli hai dato e quanti te ne devono dare di resto. Sapevo che era vero questo fatto, che ti dicevano quanto resto ti stavano dando, ma io non pensavo fosse tutto così meccanico. Prima ti dicono quanto costa l'oggetto, poi ti dicono quanto gli stai dando, poi ti dicono il resto che ti devono dare e se ti devono molto resto ti fanno vedere banconota per banconota quanto ti stanno dando. Facciamo un esempio. Buongiorno, questo oggetto costa 20, mi stai dando 50, quindi ti devo 30 di resto. Ecco il tuo resto, 1, 2, 3, prego. E io ero tipo, ma c'è bisogno ogni volta di fare questa cosa? Sì, ogni volta lo fanno, in qualsiasi negozio, se vai in un negozio di vestiti, se vai in un negozio di modellistica, se vai in un negozio, qualunque, sempre. Secondo fatto, se vai al Combini e compri degli assorbenti, ti chiedono se vuoi una busta a parte. Io non avevo idea di come si dicesse busta a parte e quando me l'hanno chiesto ero tipo, cosa sta dicendo? Poi mi sono ricordata che avevo letto da qualche parte su internet questo fatto, che ti danno una busta diversa. Questa busta è un po' più opaca, diciamo, in modo che le persone non possono vedere cosa c'è dentro. Io ovviamente ho detto no, tranquilla, non pensavo fosse vera e invece l'ho proprio provata sulla mia pelle. Terza cosa, nei bagni, nei ristoranti, la maggior parte delle volte, non sempre, le tavolette del gabinetto sono riscaldate. I bagni giapponesi sono, prima di tutto, pulitissimi. Poi ci sono un sacco di opzioni, impostazioni che puoi mettere la musica, il rumore dell'acqua che scorre. E io mi accorgevo che molta gente lo usava perché si sentiva quando entrava qualcuno e faceva partire la musica. Non lo so. Comunque sì, ti fanno anche il bidet e robe del genere. Avevo letto tempo fa di questo fatto delle tavolette riscaldate, ma non pensavo esistesse davvero. E invece c'è da molte parti, non sempre, ma da molte parti. E poi non è neanche bollente, è proprio quel caldo che ti fa venire sonno. Bisogna stare attenti. Quarto fatto, le porte dei taxi si aprono e si chiudono da sole. E questo bisogna ricordarselo se si vuole prendere un taxi, perché è un po' imbarazzante. Io sapevo il fatto che si aprissero da sole, quindi per un attimo me ne ero dimenticato, ma quando ho visto che si erano aperte ho pensato ma quindi è vero! Il fatto che si chiudessero da sole non lo sapevo e ho fatto la figura di provare a chiuderla e poi tipo la porta si è chiusa da sola senza neanche che la toccassi e sono rimasta là. Va bene, ho fatto proprio una figura da gaijin, però sembra un po' fantascientifico, però è davvero comodo come metodo. Quinto e ultimo fatto, ci sono davvero tante persone che si addormentano in metro. È assurdo. Se in Italia ti addormenti in metro, penso che molta gente ne approfitti per derubarti. In Giappone invece ci sono un sacco di persone che si addormentano in metro e all'inizio li prendevo in giro, ero tipo guarda quello si è addormentato, che scemo. Ovviamente non lo indicavo, lo pensavo. Ma dopo qualche giorno ho capito perché si addormentano. La metro a Tokyo ha un che di soporifero. Sono comodissime. Poi c'è questo caldo bello. C'è sempre silenzio. Ci sale la sonnolenza. Quindi sì, non pensavo fosse vero. E invece sì. Un sacco di persone si addormentano in metro. Che ridere. In realtà ho visto gente dormire anche tipo ai bar. Quindi queste erano le 5 cose che non pensavo fossero vere sul Giappone e che invece ho visto con i miei occhi che sono vere. Grazie mille per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, spero di continuare a fare video a questo tema Giappone, non lo so in realtà. In ogni caso, condividete questo video e taggate i vostri amici per fargli scoprire qualche stranezza sul Giappone, verificata da me. Ho sbattuto tutto. Grazie ancora e ciao miao!